Buongiorno a tutti amici, bentrovati sul mio canale, sono Daniele. Vi mostro oggi un nuovo acquisto e un sistema particolare di gestione nelle nostre case di questo splendido esemplare di Wanda che vi voglio subito mostrare. Questa è la Wanda, appena acquistata da un garden qui vicino casa, arrivata ieri dal grossista, e una Wanda. Ci dovrebbe essere all'interno del blu una Wanda cerulea, come chiaramente non è la Wanda cerulea, ma è ibridata. Questa fa parte delle catene di grosse distribuzione. Gestire una Wanda in casa non è semplice per via del fatto che vuole un'umidità intorno all'80%. Non è sempre facile poter garantire questa umidità nell'ambiente domestico. Allora, ho visto vari video, varie soluzioni, ne ho già una in casa che sto gestendo in questa maniera. Vi voglio far vedere come funziona la possibilità di tenere questa Wanda in vaso, che tipologia di vaso, che tipologia di substrato e come poter dare il meglio, perché gestire le Wanda in casa non è facile. Vogliono tantissima luce e tantissima umidità. Nel loro ambiente naturale dove vivono almeno l'80%, se non il 90% di umidità ambientale per loro è d'obbligo. Venite e seguitemi nella ricostruzione del substrato, del vaso e della posa della pianta. Allora, questa è la carbonella che utilizzerò come substrato. Questi sono i pezzettoni della carbonella che sto sciacquando, sto pulendo da tutta quella polvere, la polvere nera che ha, per dare una pulita in modo tale che le radici non stanno a contatto con tutto quel residuo che ha la carbonella. Il carbone vegetale è quello classico che noi utilizziamo per le grigliate. Questo è il vaso che scelgo per posizionarvi la Wanda. Deve essere un vaso molto largo per via delle radici. È un vaso 30 cm in plastica, una pianta quadrata. Mi aiuta un po' questa tipologia di vaso a tenere bene messe le radici con questo substrato che vi ho appena esposto. Mi metto al lavoro, poi posto la situazione finale, vi faccio vedere il lavoro finito, mi metto subito al lavoro. Una volta preso il vaso che vi ho appena fatto vedere, posiziono giù nella base, nella parte finale del sottofondo, i pezzi più grandi di carbonella che stavano nel sacchetto. Sopra questo strato di pezzi più grandi metterò le radici della Wanda e la posizionerò cercando di non far danni. Mi raccomando, la radice della Wanda per fare questo tipo di lavoro deve essere bagnata, perché se la radice è asciutta la spezziamo. Quindi mezz'ora prima di fare questo tipo di lavoro, che è importante per mantenere in vita la nostra Wanda più a lungo possibile, bagniamole mezz'ora prima, aspettiamo, in modo tale che la radice possa sagomarsi all'interno del vaso e la pianta non subisca traumi, perché il nostro obiettivo è quello di salvare la pianta e farla stare al meglio possibile. Mi metto al lavoro. Allora, sto cercando di posizionare le radici nel miglior modo possibile, cerco di girarla in modo tale che mentre metto giù le radici non subiscono eccessivo stress, e poi aggiungerò altri pezzettoni di carbonella e vi mostrerò il lavoro appena fatto. Il segreto è, ecco, cercare, quando mettiamo giù la pianta, cerchiamo di non stressarla troppo, di non forzare troppo le radici che devono già essere state bagnate. Allora, il lavoro è quasi ultimato e sto mettendo giù tutta la carbonella che avevo nel sacchetto, ho quasi fatto. Questo è un pezzo di legno che non so come ci sia arrivato. Va bene, l'importante è che vi voglio dire che questo sistema di coltivazione non nasce dalla mia testa, non voglio assolutamente farvi soffrire le vostre orchidee, perché non è il mio obiettivo e non è il motivo dei miei video. Questi sono sistemi di coltivazione visti in rete da coltivatori che stanno fuori Italia. In Italia se ne trovano pochi di video che spiegano questa situazione qui. Aiuta la pianta a mantenere la giusta umidità, un po' come se fosse una phalaenopsis, perché più o meno la radice siamo lì, col velamen e con la sua dimensione. Però nello stesso tempo regoliamoci nella bagnatura, perché non dobbiamo bagnarle spesso, noi dobbiamo mantenere quell'80% di umidità che in casa non riusciamo ad avere, perché in estate se voi prendete un misuratore di umidità arriverete, come è successo a me, a 20% di umidità.
e le piante morirebbero. Finisco di sistemarla e poi ritorno da voi. Eccomi tornato tra di voi. Il lavoro è stato fatto, la pianta è posizionata, dietro ho messo un gancetto di metallo per tenerla dritta dal ramo vecchio della fioritura precedente. L'ho lasciata con la gabbietta e tutto. Quando la comprate c'è quella gabbietta, non la toccate per carità. Io con quella precedente ho lavorato tantissimo per toglierla, ma non serve, anzi mi aiuta a farla tenere stabile. Il lavoro è ultimato, ho messo sopra dei pezzettini che avevo di piccoli ciottoli avanzati di lapillo o altro, giusto per attappare bene tutti i puntini vuoti, gli spazi vuoti che c'erano. Pezzi molto grossi, e questo è il segreto per poterla coltivare a casa quando non avete le condizioni ideali. Tantissima luce, perché la lavanda vuole tantissima luce. Le bagnature, io credo che una volta a settimana, potete bagnare bene bene una volta a settimana. L'indice, il segnale, è che la radice deve essere verde. Quando la radice è verde, ha la punta verde, vuol dire che la radice è bagnata. Se aspettiamo, magari aspettiamo un giorno in più, perché il nostro concetto è che qui dentro, il segreto è qui dentro, dobbiamo mantenere l'umidità all'80%, quindi non dobbiamo dare l'acqua come se fosse una pianta, un sempreverde, quelle piante da appartamento, da arredo. Dobbiamo mantenere l'umidità. Se riusciamo a fare questo avrete grossissime soddisfazioni. Premetto un'altra cosa, che se riuscite se avete voi esperienza di tenere la radice nuda e a casa siete più bravi di me, nel senso che avete le condizioni ideali, a radice nuda senza dubbio è più scenica e più bella, fa più effetto. La natura sua è essere a radice nuda. Quello che vi propongo è solo per situazioni in cui, che capita molto spesso sui gruppi di leggerlo e di dare consigli, capita molto spesso che le radici purtroppo nell'ambiente domestico non ne riescono. Voi vedete che quando le bagnate cominciano ad accartocciarsi sempre di più. Alla fine la pianta va in stress idrico e non si sa perché, nonostante che la teniamo a radice nuda. In qualche circostanza capita questo. In questa maniera vi propongo di salvarle, perché comprarle e poi cestinarle solo perché non abbiamo l'ambiente è tristissimo. Io infatti nei miei video cerco questo, ecco, cerco di salvarle il più possibile, anche se tante volte l'ambiente domestico non è l'ideale per loro. Spero che abbiate apprezzato questo mio video, ho cercato di darvi tutti i consigli possibili e immaginabili. Ci vediamo al prossimo video a breve, grazie di avermi seguito.